Allora, la specifica di RESTful API, che ovviamente il linguaggio REST, cioè più che il linguaggio, la metodologia di rappresentazione di REST è un Representational State Transfer, utilizza il protocollo HTTP, ok, in questa comunicazione, ovviamente per effettuare delle request e per effettuare delle response, che però rispettano una caratteristica molto particolare. Questa HTTP request deve essere effettuata in JSON e quest'altra HTTP response deve essere fornita in JSON, ok? Quindi fondamentalmente di che cosa dobbiamo preoccuparci in questo momento? Di comprendere al meglio che cos'è il JSON. Praticamente che cos'è il JSON? Indicativamente possiamo immaginarlo come JavaScript Object Notation, che equivale a questo. Allora immaginiamoci una situazione in cui, guardate, vado a creare un semplicissimo file per farvi comprendere di che cosa stiamo parlando. Allora, guardate, immaginiamoci di voler rappresentare un oggetto che fa parte di una ferramenta, ok? Che cosa facciamo? Beh, a livello immaginario, ok, possiamo identificare questo oggetto come un elenco di proprietà, ok, identificati da una combinazione chiave-valore. Esempio pratico. Nella Object Notation, esattamente in maniera compatibile con quello che è la definizione di oggetto JavaScript, noi utilizziamo la parentesi graffa per identificare uno ed un singolo oggetto. Quindi guardate, il nome dell'oggetto è per esempio la vite, ok? Ha la vite piatta, ok? Guardate cosa succede, gli mettiamo la descrizione, due punti, vite molto utile per il legno, ok? E poi che cosa facciamo? Il prezzo sarà ovviamente due punti, che ne so, 0,25 e la quantità due punti, per esempio ce n'ho 250. Guardate, la combinazione chiave, due punti, valore. Quindi fondamentalmente è una tipologia di rappresentazione estremamente utile per noi, ok? Esempio pratico, possiamo andare anche un po' più nello specifico di questa tipologia di notazione creando una sequenza di quelli che sono i nostri valori. Esempio pratico, categoria, anzi facciamo così, categorie, due punti, vado a creare un array, questa è una sequenza più che un array specifico, è una sequenza di stringhe che praticamente lo porta dentro a bricolage e poi ad esempio fai da te. Ok? Capite che già possiamo, la potenza di questa tipologia di rappresentazione è estremamente utile per noi per quanto riguarda proprio la possibilità di rappresentare dati di qualsiasi genere, o comunque sia possiamo andare sempre più nello specifico e più a fondo. Poi vedremo in un altro dettaglio come funziona la notazione JSON e quali sono tutte le possibili caratteristiche che abbiamo. Usiamo questo come rappresentativo. Bene, tutto ciò per quale motivo? Beh, perché se ritorniamo alla nostra API che stiamo cercando di generare, cancello quelle che sono le varie rotte perché ci ritorneremo dopo, di che cosa abbiamo bisogno inizialmente? Beh, ragazzi, a livello operativo, quando si sviluppa una qualsiasi tipologia di software, un web server che deve rispondere con dei dati, ok, o che deve accettare dei dati, ci si mette già qualcosina dentro per vedere e per testarne il funzionamento. L'esempio pratico, sapete qual è? Quello del immettere all'interno del server, anche senza database, senza niente, 3-4 oggetti per vedere se funziona. Ok? Questo è il concetto di mock. Che cosa sono i dati mock? Sono praticamente dei dati fittizi, dei dati finti che vengono utilizzati per testare le funzionalità di un qualsiasi tipologia di software. Guardate come funziona. Io creo un let elenco. Che cos'è l'elenco? Sarà l'elenco dei nostri oggetti. Questi oggetti dovranno essere specificatamente compatibili con la notazione JSON perché? Perché la nostra API sappiamo che dovrà parlare in JSON, ok? E quindi cosa succede? Crea una sequenza iniziale. In questo caso è vuota, ma io al suo interno che cosa faccio? Ci metto esattamente quello che ho scritto prima, quindi ci metto già questo oggetto. Datemi un attimo che lo vado a recuperare. Eccolo qui. Vedete? Questa è una sequenza perché le parentesi quadre mi identificano che è una sequenza. Per chi già conosce bene la programmazione possiamo identificarlo come array, ma in JavaScript la tipizzazione forte sugli array non esiste, infatti sono tutte tuple. E poi, per esempio, gli vado a mettere un altro oggetto dello stesso identico tipo. Quindi, per esempio, qui gli mettiamo il giravite, ok? Quindi
giravite per viti a legno, ok? Giravite a testa piatta, ok? Il prezzo gli mettiamo 9,56, vi ricordo non esiste la virgola nel separatore decimale americano e quindi utilizziamo il punto, qui ce ne abbiamo 25 e poi per esempio fa soltanto parte della categoria fai da te, vedete? In questo caso ho inserito due oggetti totalmente diversi all'interno di un elenco, ok? Attenzione, questo elenco è quello che noi modificheremo man mano che andiamo avanti con la nostra operazione e che sputeremo fuori tramite le nostre rotte. Ok? Guardate qual è l'idea. L'idea è proprio questa. Se vado a creare una singola rotta, ok, che si chiama app.get, allora, quella che stiamo creando è un API. Che cos'è un API? In pratica è tutto ciò che può essere invocata che effettua delle operazioni di elaborazione o non, ok, e ci risponde in un certo modo, ciò che ci fornisce delle informazioni. Poi entreremo più nello specifico più avanti. Allora, guardate, voglio che questo sia raggiungibile tramite un indirizzo che si chiama API, ok, e oggetti. Vedete? Qui voglio che praticamente tramite questo endpoint, che cos'è un endpoint? La combinazione dell'indirizzo e del metodo di invocazione, praticamente lui mi restituisce cosa? Vado sempre a fare request perché sono variabili che mi identificano la request, quando andremo ad inserire un nuovo oggetto capiremo bene per quale motivo, e la response è ciò che mi viene comunque inviato all'utente. Bene, che cosa dovrà fare questa API? Dovrà fare una res.json. Che cos'è JSON? È una tipologia di metodo che viene dedicato totalmente alla conversione in JSON, ok, di tutto quello che è la mia risposta, ok? Quindi la mia response verrà tipizzata fortemente rispetto alla specifica del parametro di risposta JSON. E quindi che cosa fa questa res.json? Dovrà restituire tutto quanto l'elenco. Facciamo una versione abbastanza naif, poi vediamo di che cosa stiamo parlando. Vedete? Questa è la cosa importante. In questo caso questa è come se fosse una sorta di find all, ovvero cerca e restituiscimi tutti quanti gli elementi che tu hai nell'elenco, ok? Guardate qual è l'operazione. Termino il server di prima, lo riavvio con node index.js, vado ad aprire scusatemi, non ho salvato, quando vedete questo pallino bianco significa che non è stato salvato il nostro file, lo riavvio. Guardate cosa succede, se faccio localhost 2 punti, oppure 127.0.0.1 2 punti 4000, ok? Qui non c'è assolutamente niente perché abbiamo cancellato la rotta di prima. Se faccio slash API slash oggetti, guardate cosa succede. Mi ritrovo una scritta bruttissima che è in pratica il nostro JSON. Se clicco su formatta il codice, la nuova versione di Chrome ci permette di effettuare questa operazione. Guardate, questa è una versione beautified, ovvero una versione un po' più carina del nostro JSON che effettivamente è compatibile con quello che noi abbiamo. E quindi abbiamo creato la prima rotta, ok, che ci restituisce tutti quanti gli elementi.